Se sei un appassionato di horror e ti piacciono i racconti di Lovecraft, Dagon è il videogioco che devi provare. You have read these hastily scrawled pages. You may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Dagon è il videogioco basato sull'omonimo racconto di Lovecraft, che è piaciuto molto sia a chi già conosceva il racconto, chi l'aveva già letto, sia a chi si è avvicinato alle sue atmosfere cupe e folli per la prima volta. Oggi insomma ti parlo di Dagon. Farò una di queste mie specie di recensioni, che non sono recensioni, ma sono recensioni in stile guida strategica, dove non ti recensisco proprio il gioco, ma appunto ti parlo di quelli che secondo me sono i suoi punti forti, del perché dovresti giocarci, del che cosa ti lascia, insomma un po' sotto più l'aspetto emotivo e introspettivo che non fa sotto l'aspetto tecnico del gioco. Quindi non so ancora come chiamarle, quindi per il momento continuerò a chiamarle recensioni in stile guida strategica. Ma facciamo un passo indietro. Dagon è un videogioco? Sì e no. Possiamo, diciamo, considerarlo un videogioco molto narrativo. Infatti, le azioni che tu farai in questo gioco sono poche e servono solamente a far proseguire la storia. Secondo me resta comunque un'esperienza molto intensa, perché anche se le azioni che fai sono poche e solamente finalizzate a far progredire la storia, comunque questa storia la fai progredire con i tuoi tempi. Puoi fermarti, osservare il paesaggio, puoi invece fare un rush e andare avanti velocemente sperimentando un po' la pressione dell'horror, insomma, segui tu il tuo ritmo. La mancanza di un vero gameplay, secondo me, ti dà la possibilità di sperimentare quel senso di inquietudine e smarrimento che ti danno sempre le storie di Lovecraft. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Tornando a Dagon, se il genere ti piace o non lo conosci e vuoi sperimentarlo un po', io te lo consiglio davvero. Puoi viverla come una storia fine a se stessa oppure può farti riflettere un bel po'. Ma veniamo a quelli che sono secondo me i 3 punti forti del gioco. Allora, primo punto forte è che dovrebbe spingerti a provarlo con un senso di leggerezza. È gratis. Insomma, il fatto di non doverlo pagare dovrebbe essere un buon incentivo per provarlo. Ma il fatto che sia un free to play non significa che sia un gioco di scarsa qualità. L'aspetto grafico, infatti, l'estetica, secondo me è molto curata e rispecchia davvero molto le atmosfere cupe, le atmosfere tetre che cerca di trasmettere Lovecraft. Ah ciao, mi sembrava strano che mi lasciassi fare il video da sola, vero? Ciao. Che altro dire riguardo a questo punto se non un non ti costa nulla, quindi perché non provarlo? Oltretutto è anche leggerissimo, quindi lo installi, lo disinstalli in un attimo senza rimpianti con leggerezza. Quindi passiamo al secondo punto. Il secondo punto forte è che è breve. Questo potrebbe sembrare un punto debole, soprattutto per chi, come me, apprezza molti videogiochi immersivi, lunghi, in cui passare un'eternità a esplorare tutto, guardare tutto e leggere tutto. Sì, però a volte è anche comodo avere un qualcosa che puoi iniziare e finire in un momento in cui hai poco tempo, immergerti per quella mezz'ora, perché dura effettivamente una mezz'oretta il gioco, senza interruzioni, viverti l'esperienza senza doverti pianificare varie sessioni di gioco incastrandoli tra un turno di lavoro e l'altro. Insomma, trovare del tempo per immergersi in un mondo parallelo enorme non è sempre possibile, soprattutto in quei periodi in cui la vita ci propone quei ritmi intensissimi dove non sappiamo come uscirne. Ecco, in quei periodi riuscire a inserire una sessione di gioco di mezz'ora all'interno della nostra giornata può dare un po' di senso di leggerezza. Vabbè, in questo caso è un gioco horror di Lovecraft, quindi leggerezza. Vabbè, un senso di un'esperienza intensa. Insomma, Dagon ti dà la possibilità di immergerti, rilassarti in una storia veramente intensa, dove sostanzialmente devi fare poco, se non goderti appunto la storia e l'atmosfera, senza doverti fare dei programmi, ma senza togliere appunto nulla all'intensità dell'esperienza. E questo ci porta al vero punto forte del videogioco. Dagon è inquietante. Se conosci Lovecraft, se ti piacciono i suoi racconti, se li hai già letti, già lo sai, ma il videogioco appunto trasmette molto quel senso di pazzia, inquietudine, oscurità e quel fascino per l'ignoto che senti nei suoi racconti.
Insomma, riesce davvero a trasmetterti quel senso di quell'orrore Lovecraftiano, quel senso di insignificanza dell'essere umano nei confronti delle entità ignote, superiori a noi. Ma che cos'è che ci piace di queste storie oscure? Perché siamo così attratti dal macabro? Insomma, ci sono molti autori che portano avanti i loro racconti, le loro storie in questi mondi un po' dark, tetri, misteriosi. Basta pensare, oltre che a Lovecraft, anche a Poe o al più moderno Stephen King in alcuni racconti, o all'atmosfera di Tim Burton. Noi siamo alla ricerca di queste emozioni forti, di queste atmosfere inquietanti, di questo orrore. Leggiamo libri, guardiamo film horror, ci rinchiudiamo nell'escape room per riuscire a scappare poi da zombie, clown e altri mostri vari. Perché? Ecco, io vorrei seguire l'esempio di questo racconto in due modi. Il primo, essendo molto breve e molto più breve del solito. E il secondo, non rispondendoti a questa domanda. Il bello di questi racconti è che ti costringono a trovare da solo un perché. Sarai tu a decidere come e se dare un senso a questa storia. Sarai tu a decidere se viverla come un'esperienza fine a se stessa, se cercare l'analogia con la vita, perché d'altra parte tutti noi ogni giorno abbiamo a che fare con il nostro personale ignoto, o se fermarti a riflettere e cercare un qualche altro significato. Insomma, fammi sapere se questo videogioco entrerà nella tua wishlist o se vista la brevità l'hai anche già scaricato, giocato, provato e lasciatomi un'opinione. Insomma, fammi sapere che cosa ne pensi. Io per oggi mi fermo qui. Lasciami un like se il video ti è piaciuto, condividilo con qualcuno che potrebbe essere interessato a questo videogioco o che magari è un amante di Lovecraft, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.